Ciao amici Geekers e benvenuti in questo nuovo video sulla gestione del risparmio mensile. L'obiettivo principale è fornirvi conoscenze, strategie e consigli pratici per imparare a massimizzare i vostri risparmi ogni mese, a prescindere dal vostro reddito attuale. Condividerò con voi metodi e strumenti che ho studiato e sperimentato personalmente nel corso del tempo per migliorare la mia educazione finanziaria. È un percorso che non finisce mai, in quanto c'è sempre da imparare su come gestire al meglio le proprie finanze personali. Il contenuto che troverete qui si prefigge uno scopo puramente informativo ed educativo. Potrete leggere riferimenti ad alcuni prodotti o piattaforme specifiche, ma essi verranno portati solo a titolo d'esempio concreto per permettervi una maggiore comprensione. L'intento non è mai di natura promozionale. Ci saranno diversi spunti e opportunità presentati in modo quanto più obiettivo possibile, in modo che possiate valutare liberamente quali strategie di risparmio possono adattarsi meglio al vostro caso personale. L'importante è arricchire le vostre conoscenze finanziarie con informazioni utili e realizzabili nella pratica. Detto questo, iniziamo subito ad esplorare insieme i migliori metodi per risparmiare di più ogni mese. La problematica comune. Molte persone faticano ad accumulare risparmi a fine mese e non sanno da dove iniziare. Esaminiamo insieme alcune soluzioni che mi sono state utili in passato. Pur non potendo analizzare la vostra situazione individuale, fornirò spunti e metodi applicabili a prescindere dalle entrate, riferiti al contesto attuale, ma applicabili anche in futuro. La prima regola: paga te stesso. Per massimizzare il risparmio mensile c'è una regola d'oro: pagare prima se stessi. Mettere da parte del denaro prima di qualsiasi altra spesa aumenta il nostro potere d'acquisto futuro. Anche piccole somme risparmiate oggi possono accumularsi nel tempo, diventando un bel gruzzolo che ci protegge dall'erosione dell'inflazione. Evitiamo così di ritrovarci a fine mese con il conto vuoto. Per assicurarci di risparmiare è meglio farlo all'inizio del mese, appena riceviamo lo stipendio o ci viene pagata una fattura. Mettiamo via anche solo 50 o 100 euro subito per difenderci dalla tentazione di spendere per cose superflue più avanti. Ti piacerebbe comprare tutta la collezione dei Funko Pop, vero? E invece no. Anche somme modeste come 50 o 100 euro in 5 anni diventano un fondo d'emergenza di 6.000 euro che ci permette di affrontare imprevisti con tranquillità. Se hai un reddito irregolare come ce l'hanno i liberi professionisti, puoi mettere da parte una percentuale fissa ad ogni fattura che ricevi. In questo modo avrai il necessario per i pagamenti fiscali di giugno-ottobre. Ricorda, ci sono due certezze nella vita: la morte e le tasse. Segnatelo. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate. E non dimenticare gli interessi che maturano nel frattempo se hai investito su un conto deposito non vincolato. Ad esempio, questi soldi da mettere da parte li potresti depositare su un conto non vincolato che offre il 4% anno, per esempio, adesso ce ne sono tanti, o su un conto di risparmio con simili vantaggi come quelli offerti da BBVA, Inch Direct o Trade Republic. Con Trade Republic, per esempio, oltre al 4% annuo, sempre lordo, hai anche il cashback dell'1% su ogni acquisto che fai con la carta. E se utilizzi il mio link di riferimento, sia tu che io riceviamo un bonus di benvenuto gratuito. Non si dice mai di no ai soldi gratis, giusto? Soldi gratis, soldi gratis. Seconda regola: monitora le spese. Una pratica fondamentale e impegnativa è prendere consapevolezza di come e dove viene speso il denaro. Tenere traccia delle entrate e delle uscite ti permette di capire dove vanno i tuoi soldi e può rivelare le abitudini di spesa, aiutandoti a individuare aree in cui puoi risparmiare. Anche se ci sono molte app che offrono una categorizzazione automatica delle spese, io personalmente non sono favorevole a questo approccio. Ritengo che l'atto di elencare manualmente le spese, pur richiedendo tempo, favorisca una maggiore riflessione e consapevolezza. Io preferisco ad esempio creare un bel foglio Excel o un Google Fogli e inserire, che ne so, data, descrizione, importo, categoria, eccetera, e tenere traccia manualmente di tutto. La funzionalità automatica offerta da alcuni conti correnti potrebbe non essere efficace se utilizzi denaro contante e non lo registri. Pertanto è cruciale fare budgeting per avere un quadro completo delle tue finanze. Molte persone combinano il monitoraggio delle spese con strategie di budgeting, stabilendo limiti di spesa per evitare di superare determinate soglie. Ad esempio, se decidi di non spendere più di 200 euro al mese per gli abbonamenti, ti stai ponendo un limite di cercare di rispettarlo, e devi rispettarlo. Assegnare un budget alle varie categorie di spesa, specialmente a quelle su cui hai meno controllo, può aiutarti a evitare spese eccessive.
La terza regola: saldare i debiti. Debiti. Parliamone. Verificare ed eventualmente saldare i debiti accumulati è una tattica fondamentale per migliorare la tua situazione finanziaria. Ridurre ed eliminare i debiti non solo ti libera dal peso degli interessi, ma ti consente anche di risparmiare denaro ogni mese, aumentando così la tua capacità di investimento e di accumulo di risorse nel tempo. Un primo passo importante è capire esattamente quali sono i tuoi debiti e la loro entità. Fai un elenco dettagliato di tutti i tuoi debiti, inclusi i saldi rimanenti, i tassi di interesse e i pagamenti minimi mensili richiesti. Questo ti darà una visione chiara della tua situazione finanziaria e ti permetterà di pianificare il tuo approccio per affrontare i debiti in modo efficace. Dopo aver identificato i debiti, è essenziale stabilire un piano di rimborso. Puoi adottare diverse strategie, come concentrarti sul debito con il tasso di interesse più alto o sul cosiddetto metodo della palla di neve, che prevede di pagare primi i debiti più piccoli per poi concentrarsi su quelli più grandi. Scegli la strategia che meglio si adatta alla tua situazione finanziaria e che ti permette di fare progressi costanti verso il tuo obiettivo e di eliminare gli eventuali debiti cattivi. Inoltre è importante cercare di ridurre le spese e aumentare le entrate per avere più risorse da destinare al rimborso dei debiti. Puoi ridurre le spese superflue, cercare modi di risparmiare su spese fisse come bollette e abbonamenti e cercare opportunità per aumentare le tue entrate, ad esempio cercare un lavoro extra o avviando un'attività secondaria. Una volta che hai eliminato i tuoi debiti, continua a praticare buone abitudini finanziarie per evitare di ricadere nell'indebitamento. Mantieni un bilancio mensile, risparmia regolarmente e fai attenzione alle tue spese per garantire una gestione finanziaria sana e sostenibile nel lungo termine. È molto importante. La quarta regola: ridurre o eliminare le spese superflue. Una volta analizzate attentamente le tue spese, è importante individuare i costi ricorrenti che possono essere ridotti o eliminati. Questi possono includere abbonamenti non utilizzati, servizi sovrapposti o acquisti impulsivi di prodotti non essenziali. Anche risparmiare su queste piccole voci può fare una grande differenza nel lungo periodo. Un giorno ti spiegherò l'interesse composto, anche se ci sono tanti altri video in circolazione, ma voglio dare il mio contributo. Sono convinto che hai qualcosa in casa che non utilizzi più da anni. Perché ce l'hai ancora lì a prendere polvere e a fargli perdere valore? Vendila! Ci sono tante piattaforme dove potresti farli, guadagnarci anche qualcosa. Per individuare queste spese superflue ti consiglio di tenere traccia dettagliata delle tue spese per almeno 6 mesi. Questo ti darà una visione chiara di dove va il tuo denaro e ti permetterà di identificare facilmente le aree in cui puoi tagliare. Una volta individuate queste spese, chiediti sinceramente se ne hai davvero bisogno o se possono essere sostituite con alternative più economiche o addirittura eliminate completamente. Ad esempio, potresti scoprire di avere più abbonamenti ai servizi di streaming di quanti ne utilizzi effettivamente. In questo caso puoi ridurre il numero di abbonamenti o cercare offerte bundle che ti permettano di risparmiare. Un altro suggerimento che spero sia utile è impostare un budget mensile per le spese non essenziali e cercare di attenerti ad esso. In questo modo sei più consapevole dei tuoi acquisti e meno incline a spendere impulsivamente. Ricorda che risparmiare anche solo i pochi euro al mese su queste spese apparentemente irrilevanti può accumularsi nel tempo e contribuire significativamente al tuo fondo di risparmio. Non sottovalutare l'importanza di eliminare le spese superflue per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine. La quinta regola: separare i risparmi dal conto corrente. Una strategia fondamentale per gestire al meglio i tuoi risparmi è separarli dal conto corrente utilizzato per le spese quotidiane. Conservare i risparmi in un conto separato, magari specificatamente dedicato a questo scopo, rappresenta un incentivo efficace a non spendere quelle somme inutilmente. Non è necessario aprire costosi conti correnti presso le banche tradizionali locali. Molte banche online offrono servizi efficienti e senza costi aggiuntivi e in alcuni casi addirittura remunerano i depositi grazie al rialzo dei tassi di interesse della BCE. Le banche online sfruttano il modello operativo leggero e la minore necessità di gestire strutture fisiche. Possono offrire condizioni più vantaggiose rispetto alle banche tradizionali con filiali sparse sul territorio. Questo perché i costi di gestione delle filiali tradizionali, come strutture, bollette e personale, sono elevati, il che le rende meno competitive. Non sorprende quindi che sempre più istituti bancari chiudano filiali e promuovano l'uso delle app mobile. Il futuro del settore bancario è orientato
orientato verso le soluzioni digitali, con molti grandi istituti che seguono questo trend. Vi potrei fare una lista lunghissima di queste banche. I vantaggi dei conti online delle grandi banche includono le possibilità di depositare contanti, versare assegni e avere accesso a consulenti bancari, che tuttavia le banche tradizionali fisiche rimangono meno competitive in termini di costi e funzionalità offerte e sono spesso riluttanti a remunerare gli utenti, diciamola così. Passare un conto online consente di risparmiare sulle spese per i bonifici, le carte di pagamento e talvolta anche sul canone senza rinunciare alla protezione dei depositi fino a 100.000 euro garantita dal fondo interbancario. Inoltre le banche online offrono assistenza e risolvono le problematiche a distanza, eliminando la necessità di recarsi in filiale e risparmiando tempo e sforzi. Non vi sto neanche a raccontare tutte le volte che mi recavo in banca e perdevo mezza giornata di tempo, anni fa ormai. E le cose non sono mica cambiate attualmente. Vi potrei raccontare un caso recente, ad esempio dei miei genitori, che hanno letteralmente perso 3 intere mattinate in filiale prima di risolvere il problema. E questa è un'altra storia, lasciamo perdere per il momento. Sfruttare al massimo le funzioni di risparmio automatiche. Una strategia efficace per risparmiare in modo continuativo e senza sforzo è sfruttare le funzioni di risparmio automatico offerte da molte banche online e servizi di pagamento come Revolut, BBVA e il nostro fiore all'occhiello italiano Satispay. Queste piattaforme consentono di impostare regole personalizzate per mettere da parte denaro in modo automatico, rendendo il risparmio una pratica integrata nella tua vita finanziaria. Con queste funzioni puoi definire delle regole che determinano quando e quanto denaro viene trasferito dal tuo conto corrente a un salvadanaio virtuale separato. Questo denaro viene messo da parte e non sarà visibile tra le somme disponibili, impedendoti di spenderlo impulsivamente. Tuttavia avrai sempre il controllo totale e potrai chiudere il salvadanaio e trasferire i fondi sul conto con un semplice clic quando vorrai. Puoi anche impostare piani di risparmio automatico periodico, decidendo di mettere da parte una certa somma ogni mese o settimana. Ad esempio, potresti programmare il trasferimento di 50 euro al mese o arrotondare i pagamenti. Prendiamo l'esempio della funzionalità della carta di Trade Republic. Se spendi ad esempio 80 centesimi per un caffè, puoi impostare la carta per arrotondare automaticamente il pagamento a €1 e mettere da parte quei 20 centesimi ogni volta che utilizzi la carta. Sai quanti sono a fine anno? Dimmi quanti caffè prendi al giorno. Dai! Scrivimelo qui nei commenti e ti dirò quanto avresti risparmiato. In questo modo il tuo salvadanaio si alimenta da solo nel tempo, senza che tu debba fare nulla attivamente. È un modo intelligente e pratico per accumulare risparmi gradualmente, senza dover rinunciare a nulla nel presente. Ovviamente resta tu alla facoltà di chiudere il salvadanaio e trasferire nuovamente i fondi sul conto con un clic. La sesta regola è entrate extra. Per potenziare la nostra situazione finanziaria, un'ottima strategia è cercare fonti aggiuntive di reddito, sfruttando le molteplici opportunità offerte anche dal mondo digitale e dall'intelligenza artificiale. Non averne paura. L'obiettivo è aumentare il flusso totale delle nostre entrate. Una via per farlo è avviare ad esempio un'attività online. Questo potrebbe significare aprire un negozio e-commerce, offrire consulenze online nel nostro campo di competenza o per esempio monetizzare da un blog. Piattaforme come Fiverr o Upwork possono essere sfruttate per trovare lavoro freelance in settori come la scrittura, il design grafico o lo sviluppo di software o di siti internet. Certo, non pagano tantissimo, però sono soldi extra. Le opportunità di guadagno nel mondo digitale non finiscono qui. Si può partecipare a programmi di affiliazione, creare contenuti sui social media o video, monetizzare tramite piattaforme come YouTube o TikTok. Inoltre, l'intelligenza artificiale offre opportunità innovative, come la creazione di applicazioni o soluzioni software su misura per specifici settori o mercati. A breve vi porterò un contenuto pazzesco riguardo a questo tema, sull'intelligenza artificiale. Se vi fa piacere scrivetemelo nei commenti. Esplorare le opportunità online o nell'ambito digitale può aprire nuove strade per aumentare le nostre entrate e di conseguenza migliorare le nostre possibilità di risparmio e anche di investimento nel lungo termine. Iniziare un piano di accumulo. Se hai già esperienza con gli ETF, potresti voler valutare l'adozione di un piano di accumulo, un PAC, su uno o più di essi.
Il PAC è un piano di accumulo capitale, un tipo di investimento che prevede investimenti regolari in strumenti finanziari come azioni o fondi comuni di investimento, con l'obiettivo di accumulare capitale nel tempo. Solitamente i contributi vengono fatti a intervalli regolari, ad esempio settimanalmente o mensilmente o anche trimestralmente. Questo tipo di piano è spesso utilizzato per scopi di risparmio a lungo termine, come per la pensione o per obiettivi finanziari futuri. Gli ETF, acronimo di Exchange Trade Fund, sono fondi comuni di investimento che vengono scambiati in borsa proprio come le azioni. Rappresentano un paniere diversificato di titoli che possono includere azioni, obbligazioni, materie prime o altri strumenti finanziari. Gli ETF sono progettati per replicare l'andamento di un indice di riferimento, come ad esempio l'S&P 500 per gli ETF azionari o l'indice Barclays Capital Aggregate Bond per gli ETF obbligazionari. Questi sono solo due esempi. Gli investitori possono acquistare e vendere quote di ETF in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione in borsa. Questa struttura offre una maggiore liquidità e flessibilità rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali, che vengono solitamente scambiati una volta al giorno al prezzo di chiusura del mercato. Gli ETF offrono diversi vantaggi, tra cui la diversificazione del portafoglio, i costi relativamente bassi e la trasparenza delle attività sottostanti. Possono essere utilizzati per costruire un portafoglio bilanciato per investire in specifici settori o aree geografiche. Molte piattaforme ti consentono di impostare un pack automatico su un gran numero di ETF, piattaforme come Trade Republic, in descrizione troverete un link affiliato per aprirlo e prenderete anche qualche soldino gratuito. Trade Republic, o Directa, Sim o Interactive Brokers, e queste offrono funzionalità di risparmio automatico, ma ve ne sono tante altre, quindi valutate quella più adatta a voi. Ad esempio Directa Sim e Fineco in Italia operano in regime amministrato, per cui non dovrete preoccuparvi di dover dichiarare investimenti nelle dichiarazioni dei redditi e pagheranno direttamente loro le tasse dovute scalandoli dai fondi dei tuoi account, sia che tu preferisca ETF a distribuzione o ETF ad accumulo. Per posticipare le tasse, questo è senza dubbio il metodo più efficace per far crescere il tuo bel gruzzoletto nel lungo termine. Inoltre, grazie all'automatismo offerto da alcuni broker, potrai fare pack su tutti i prodotti che vuoi, anche azioni a costo zero. È l'unico che fa pack gratuiti a costo zero su qualunque asset, su qualunque prodotto, e anche Crypto e Trade Republic. So che anche Scalable Capital lo fa, però con Scalable Capital bisogna fare un abbonamento mensile. Un altro aspetto da considerare riguarda la tassazione dei dividendi e dei guadagni derivati dalla vendita degli investimenti. La tassa sulla plusvalenza, ovvero il profitto realizzato dalla cessione di un investimento, generalmente si attesta al 26%, mentre per le obbligazioni governative è del 12,5%. Ovviamente questa differenza di tassazione mira a incentivare gli investimenti in titoli di Stato come BOT e BTP. Adottare un piano di accumulo su ETF rappresenta un metodo efficace per incrementare il proprio patrimonio nel lungo periodo, offrendo al contempo flessibilità e benefici fiscali. Un'altra buona strategia è acquistare titoli di Stato ed ETF monetari. I BOT, i BTP, i titoli di Stato sono strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per finanziare il proprio debito pubblico. 1. BOT. Che sono buoni ordinari del tesoro, sono titoli di Stato a breve termine emessi dal tesoro italiano, con scadenze di solito inferiori a 12 mesi. I BOT sono emessi con un valore nominale e sono venduti all'asta. Pagano interesse sotto forma di differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso alla scadenza. 2. BTP, buoni del tesoro poliennali. Sono titoli di Stato italiani medio-lungo termine con scadenze che possono variare dai 18 mesi ai 50 anni. Come i BOT, anche i BTP sono emessi con un valore nominale e pagano interessi. Possono essere acquistati attraverso aste pubbliche o sul mercato secondario. 3. Titoli di Stato. Questo è un termine generale che si riferisce a tutti i tipi di strumenti finanziari emessi da uno Stato per finanziare il proprio debito. Include sia i BOT che i BTP, oltre ad altri strumenti simili come i CCT, certificati di credito del tesoro. In generale, i titoli di Stato sono considerati investimenti relativamente sicuri, poiché sono garantiti dallo Stato emittente. Tuttavia, come tutti gli altri investimenti, ci sono rischi associati, come il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito. Il principale rischio è il default dello Stato. Se fallisce l'Italia, perdiamo i nostri soldi, che vi ricordo non è impossibile. Supporre che l'Italia non vada in default è rassicurante, ma non possiamo darlo per scontato. Anche se il rischio è minimo, esiste sempre. Tuttavia, ciò che conta è saper gestire queste eventualità.
Parlando dei titoli di Stato, essi hanno una data di scadenza entro la quale l'investitore riceve il rimborso del capitale e nel frattempo guadagna interessi periodici. Il titolo di Stato tedesco o dell'Unione Europea sono considerati tra gli investimenti più sicuri al mondo, anche se offrono tassi di interesse inferiori. Anche quelli italiani sono abbastanza sicuri, anche se classificati come BBB. Sono un'opzione conservativa, ideale per gli investitori prudenti. Nel caso dei titoli a tasso fisso è possibile calcolare in anticipo il rendimento alla scadenza, mentre quelli indicizzati all'inflazione offrono una protezione contro la perdita di potere d'acquisto nel tempo. I titoli di Stato sono stati uno degli strumenti preferiti dagli italiani e continuano ad essere molto popolari anche oggi. Grazie alla loro scadenza sono perfetti per pianificare accumuli finanziari destinati a esigenze specifiche in futuro. Inoltre, come accennato anche in precedenza, le tasse sulle cedole e le plusvalenze dei titoli di Stato europei si attestano solo al 12,5%. Per quanto riguarda gli ETF monetari, le tasse dipendono dagli asset sottostanti e possono variare dal 12,5% al 26%. Giker, mi raccomando, tieni sotto controllo le spese, azzera i debiti cattivi e accantona prima possibile i risparmi che vuoi destinare al tuo PAC. Se vuoi provare Trade Republic e al contempo supportare il lavoro che ho fatto per questo video, nel sempre più risicato tempo a mia disposizione, puoi utilizzare il link nella descrizione che c'è qui sotto, proprio qui sotto la descrizione del video. E se crei un account con il mio link in descrizione ti regaleranno, credo, 10 euro. Poi magari fammelo sapere se ti va. Oh, e non dimenticare di far esplodere il canale di like, iscrizioni, è gratis, come te lo devo dire, è gratis. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi suggerimenti, di queste regole che mi sono dato e vi ho suggerito, e se ne avete delle altre assolutamente ditemele o scrivetemele qui nei commenti. E grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, è un po' diverso da tutti gli altri che trovate qui sul canale, ma soprattutto spero che vi sia stato utile. E se avete domande o commenti scrivetemeli qui sotto, mi raccomando scrivetemi, vi rispondo appena possibile. Ci vediamo alla prossima, ciao!